Come vediamo, la gente se ne frega altamente della distanza sociale. Aggiornamento del sabato sera. Sembra mezzanotte, ma sono le 6 del pomeriggio. Qui è surreale, con questo coronavirus praticamente tutto chiuso, tutti i ristoranti sono chiusi. E le uniche persone che sono in giro sono le persone che vanno a fare esercizio fisico. E qui a Brisbane si vive ancora normalmente, diciamo, le linee guida del governo sono quelle per cui non bisogna andare in giro senza motivo, bisogna sempre stare a casa il più possibile, evitare i contatti e le uniche cose che si possono fare sono andare a fare la spesa e andare a fare esercizio fisico. Siccome sono le due motivazioni principali per quali io mi muovo da casa, qualità della vita 100% per me. Partiamo per la corsetta giornaliera a mezzogiorno. Di solito in quel ponte è pieno di persone. Ponte pedonale, ne conto 4 adesso. Non siamo per niente ai livelli di quarantena come in Italia, non siamo chiusi in casa e bene o male la vita è normale qui. La gente vive normalmente, chi può deve lavorare a casa in remoto, ossia col computer, gli altri possono andare a lavorare normalmente, credo. Sono chiusi quasi tutti i negozi, ma io vedo che i supermercati alimentari e anche tutti i negozi di ristorazione che possono fare takeaway sono aperti. Ovviamente, essendo i ristoranti chiusi, tutti i camerieri, i cuochi e il personale sono costretti a stare a casa. Per questo ci sono un sacco di ragazzi che fanno le consegne tramite Uber Eats. Il governo sta dando degli incentivi finanziari ai disoccupati, ossia una specie di assegno di disoccupazione. Per il resto, il primo ministro ha invitato coloro che non sono cittadini o residenti, ossia gli studenti internazionali e i ragazzi con il visto a vacanza al lavoro, a tornare a casa. Nell'ostello dove vivo siamo sempre meno perché tutti i backpackers con il Working Holiday Visa stanno tornando a casa. Aggiornamento da Brisbane con la mia amica Shooting. Ciao! Sta provando a correre i suoi primi 5 km. Da ieri il governo ha dato nuove direttive su cosa fare e non si può fare qui in Australia. Praticamente sono chiusi tutti i negozi, però sono aperti solo i centri commerciali e gli alimentari. Il governo ha vietato tutte le occasioni di ritrovo con più di 2 persone, tra le quali andare a fare esercizio fisico. Questo è consentito in 2 persone, quindi noi siamo legalmente non punibili dalla legge. Ok, now I speak in Italian. Okay. And also in English. Come ti chiami? What's your name? Debbie! In Taiwanese? Shooting! How long have you been in Australia? Da quanto sei in Australia? 5 months. Where are you going today? Dove vai oggi? Leave Australia. Sorry, I'm sweating. Where are you going? Dove vai? Taiwan! Perché vai a casa? Why are you going home? Because virus! Okay, because my brother waiting. Is it hard to live in Australia with the coronavirus situation? È difficile vivere in Australia con il coronavirus adesso? Yes, really difficult. Why? Perché? Because so many flights cancel, so we can't go back. We're stuck here. What about job? Lavoro? No job, no job. Why? Difficult to find a job because so many. Wait. Cosa farai quando andrai a casa? What will you do when you go home? I will 14 days stay at home. E dopo i 14 giorni cosa farai? After the 14 days, what will you do? I will eat a lot Taiwanese food. E il lavoro? What about work?
I don't want. But you can. Yeah. Tu puoi, ok? Yeah, I have the ex company. È più difficile trovare lavoro qui in Australia o a casa? It's more difficult to find a job here in Australia or in Taiwan? Of course, in Australia. Why? Perché? Because I'm foreigner. Do you think it's because of the language? Pensi perché sia un problema della lingua? Yeah, mostly. You have to have a very good English. When the coronavirus will finish? Will you come back? Quando il coronavirus sarà finito? Vorrai tornare in Australia? Yeah, if finish Corona, I will come back here. Doing what? A fare cosa? Find a farm job. If in Brisbane, I will find a farm job. Ok, promise? Yeah, promise. Ok, see you when you come back. Okay. So you finish your first Yes. 5 km in Australia. Ha finito i primi 5 km di corsa in Australia. How do you feel? Tired, really tired. Le strategie del governo per evitare il contagio, ossia isolamento, stare a casa il più possibile e distanza sociale, ossia stare distante dalle altre persone minimo 1,5 metri, 2 metri, sembrano funzionare. Infatti qui in Australia i contagi siamo oggigiorno sopra i 5.000 e morti dovrebbero essere sui 23. Pochi contagi e pochi morti. Nonostante secondo me ci sia sempre parecchia gente in giro quando vado a correre e anche i supermercati sono abbastanza affollati. Mezzogiorno di domenica, pronto per partire per i miei soliti 10 km giornalieri. Un altro provvedimento del governo è stato quello di isolare tutti i cittadini australiani che ritornavano dopo essere stati all'estero. Per gestire questo isolamento ha deciso di piazzare tutte le persone per 14 giorni in hotel, tutto pagato, vitto e alloggio pagato. I posti più fighi sul lungo fiume, tutti i ristoranti chiusi. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e magari sottoscrivetevi al canale cliccando su iscriviti e poi sulla campanella e tutte, così riceverete una notifica ogni volta che carico un video nuovo. E anche per questa settimana è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!